succeed in tumbling down, pledging their love to the ground. Tanto tempo fa, su YouTube, c'era questo tipo. L'uomo insetto, lo chiamavano. O meglio, si faceva chiamare così dagli altri. Un nome strano, certo, che di solito una persona cerca di non appiccicarsi. Vabbè, quello era il mio nome. E l'uomo insetto è scomparso. Si potrebbe persino dire che l'uomo insetto è morto. Anche se morto è un parolone. Secondo il dizionario, uno è veramente morto solamente quando si è avuta la totale cessazione delle funzioni vitali. Ma l'uomo insetto non era ancora morto. O forse lo era, ma non sapeva di esserlo. Ma tornando a noi, probabilmente starete pensando: oh mio Dio, l'uomo insetto finalmente si fa vedere in faccia, sta facendo una nuova serie, un nuovo format, e forse si scopre pure che è un figo della Madonna. So che siete innamorati di me, ma questa storia, per quanto decisa e convinta possa essere la camminata di chi vedete passare, non è quello che vi aspettate. E no, questo non sono io. Questo sono io. Mattia, posso entrare? Oh, sì, certo, vieni. Bel completo. Oh, sì, no, dai cinesi 10 euro. A 10 euro? Sì, fuori. sì. Senti, Ti posso offrire? No, scusa, vai, dai. Mattia, ma che cosa ti è successo? Sincero. Niente, sto alla grande. Alla grande? Sì. Cioè, scusa, non ti fai vedere da settimane, non ti fai sentire, al telefono non rispondi, sui social sei scomparso, ma che cosa ti è successo? Io prima di venire qui pensavo fossi morto. Niente, signor agente, sto bene. I lividi qui in faccia mi sono venuti cadendo dalle scale. Senti, ma da quanto tempo è che non esci di casa? Ieri sera. Ad aprire Just Eat? Guarda che non conta. Sto bene, sto alla grande. Ma si tratta di YouTube? Sì. Dai, racconta. Ale, che senso ha? Che senso ha lavorare, studiare, tutto quel tempo, imparare tutte quelle cose per poi buttarle in 10 minuti di video che nessuno nemmeno guarda? E anche se lo guardassero, si dimenticherebbero chi sono dopo un secondo dopo aver chiuso il video. Non è che ho abbandonato YouTube, è che non saprei cosa fare senza. E la soluzione qual è, scusa? Stare chiuso in questa casa? Stavo lavorando a un video in realtà, a un nuovo concept. Ah, un nuovo concept. Sì. Vabbè dai, facciamo così. Usciamo da questa casa, facciamo 2 passi e mi racconti un po', va bene? Poi dopo ti lascio stare. Certo che avete pure mettete qualcosa addosso prima di uscire di casa. Sì, è vero, però ascoltami. Allora Ale, dimmi, secondo te qual è il più grande problema della nostra società? Ma non so, tipo il materialismo dilagante? No, il secondo. Il relativismo, la distruzione delle istituzioni, la mancanza di fiducia nei confronti tra di noi, nell'altro, la mancanza di fiducia. No, ascolta, fammi che te lo dico io. Allora, la nostra società odia il sesso. Mattia, no. Mica ti sei messo a fare i porno adesso. Guarda che i baffi non aiutano. Ma no, Ale, no, sono serio. Nella nostra società abbiamo paura di una cosa che è naturale per tutti e ne abbiamo paura in tutte le sue sfaccettature. Sì. Ale, sto parlando della sessualità! Ma non gridare che poi ci sentono tutti. Ok, ti dicevo, la sessualità la vediamo in un modo così cauto, è un tabù incredibile, anche se principalmente è un bisogno fisiologico naturale per tutti. Allo stesso tempo però, pensaci, se dobbiamo parlarne ne parliamo in maniera fin troppo cauta e siamo sempre pronti a categorizzare ogni singola cosa correlata ad esso. Dunque, in teoria, noi dovremmo categorizzare tutto il sesso come tabù, ma invece lo dividiamo in sesso buono e sesso cattivo, sesso che puoi fare e sesso che, puoi fare ma non mi chiederei mai per raccogliere la saponetta. Ma, brutto coglione, c'era veramente bisogno di fare un video per dire che non dobbiamo essere discriminati per le nostre preferenze sessuali? Sì. Va bene, dai. Racconta, dimmi tutto. Come stavo dicendo, siamo finiti con il tempo per categorizzarci troppo, per paura e per controllo, e questo non credo che sia troppo giusto.
Ale, immaginati che da domani, per esempio, iniziamo ad odiare quelli che mangiano le verdure, ok? Diciamo che è contro natura, diciamo che non possono mangiarle e abbiamo un bisogno di controllare quello che fanno e quello che mangiano, anche se alla fine l'insalata è quella loro. E pensa un po', noi discriminiamo in base alla sessualità. Non è ingiusto. Ale, siamo nel paese dove i senatori, i rappresentanti del popolo, si sono messi a gridare e a saltare come allo stadio, dopo aver affossato la legge sui diritti umani. Ma sai, dopo tutto non sono solo quelli che l'hanno negata i veri responsabili. Tutti quelli che la sopportavano dove sono finiti oggi? Tutti gli hashtag, le mani dipinte, ormai sono un po' fuori moda, eh? Se ci fosse, non lo so, anche solo un partito, una lista, una persona con abbastanza determinazione e fiducia nei propri ideali, penso che la sentiremmo ogni giorno. Come sentiamo ogni giorno le stesse polemiche sui barconi che sentiamo da 15 anni. Ma invece niente, ognuno si adatta a come tira il vento. Per questo forse sto buttando il tuo tempo, sai? Non ha senso parlarne, le cose non cambieranno mai. Mattia, senti Mattia, se tu credi veramente in quello che stai dicendo, allora io sono qui per ascoltarti. Ok, sì. Possiamo andare a casa a cambiarmi che sto congelando. Ciao. Ale, dimmi una cosa. Se a me piacesse la verdura, per esempio, questo renderebbe di me un Pinocchio. Che cosa? È vero, con gli anni la sessualità è sempre più tollerata. La gente che non ha più una sessualità tradizionale è accettata oggi. Infatti è pieno di ragazzini pronti a difendere ogni singola ingiustizia sociale. Al punto che però, se prima la pressione sociale veniva imposta dalla comunità bigotta e conservatrice, adesso la tua sessualità è diventata un argomento di discussione sociale, di valore sociale soprattutto. E la colpa non è dei vecchi bacucchi che c'erano prima, ma dei giovani con le bandiere schierate che ci sono oggi. Oggi infatti ci sono talmente tanti tipi diversi di distinzioni sessuali che sono obbligato a scegliere e devo scegliere in questa casella colorata. Perché devo essere obbligato a scegliere? Perché devo essere giudicato da queste persone? È davvero questo che mi dà valore? La mia sessualità? Non nego che ad alcune persone possa aiutare, far parte di una comunità che non ti giudica, che non ti vede come diverso. Ma oggettivamente tutte queste categorizzazioni ci dividono ancora di più. Perché se prima eravamo divisi in etero e non, ora siamo divisi in etero, gay, lesbiche, però insomma, hai capito? Sì, ho capito. Il fatto è che tutte queste categorizzazioni ci obbligano a entrare in una comunità, in una bolla. Va bene Mattia, hai puntato il dito sui grandi temi del nostro tempo, ma in relazione a questo tu che cosa hai da proporre? L'uguaglianza, punto all'uguaglianza. Sì, ma e come la vorresti ottenere questa uguaglianza? Beh, ho un piano. Adesso siamo troppo divisi. Siamo divisi in chi la sessualità la teme e chi, lo ostenta e la traveste da personalità. Ma secondo me dobbiamo cambiare questa cosa qui. Per prima cosa dobbiamo smetterla di avere paura della sessualità. E capisco che siamo nel paese del Vaticano e niente baci prima del matrimonio. Dobbiamo soltanto realizzare collettivamente che due persone adulte possono fare quello che vogliono in quanto persone libere. Capisco che adesso c'è il bisogno di essere parte di qualcosa di più grande, lo capisco davvero, ma adesso l'obiettivo dovrebbe essere smetterla di distinguerci e di differenziarci in base a una cosa che alla fine è personale e unica, la sessualità. Ma fidati, se tu fossi uno di quei ragazzini pieni di domande, pieni di dubbi, che si chiedono se saranno accettati per quello che sono, ti dico che te ne devi fregare. Non è quello a definirti, non è quello che definisce la tua personalità, non sarà di certo il tuo orientamento sessuale a dire quello che sei. E immaginati che anche oggi i ragazzi hanno problemi con la sessualità anche quando ce l'hanno a 2 clic di distanza. Cioè, quindi tu stai dicendo semplicemente che bisogna trovare un modo per educare i giovani meglio alla sessualità. Non solo sulla sessualità, ma su come essere dei cittadini che non discriminano in base alla razza, al colore della pelle o alla sessualità, certo. Bisognerebbe rifondare tutto per far ripartire il dibattito politico, ma veramente. Ecco, questo sì che è un contenuto. Cioè tu stai parlando di scuola, di educazione, il rischio educativo, questo è il fondamento della nostra società, ma non ti rendi conto che questo è un contenuto da portare avanti? Lo vedi che comunque delle idee ogni tanto ce le hai, che poi vabbè al di là delle opinioni che sei espresso a varie. Datti una scossa, tornare a studiare. Sapete perché sono scomparso? Perché nonostante i commenti di supporto dalle persone entusiaste sotto i miei video, erano le critiche a buttarmi giù. Specialmente se alla fine ero d'accordo con loro. Avevano ragione.
Che senso ha fare questi video con una voce forzata, con un videogioco sotto? È difficile andare avanti con questo doppiaggese, però magari il video è interessante. Grazie a quello che siete qua. Dai ragazzi, porca... Sono un bravo ragazzo. Di Peter Pan. La risposta la sapevo già. Torna a fare un insetto. Sai cosa? Hai ragione. Devo tornare. Like the singing crow and the croaking toad. I've got a name. I've got a name. I carry it with me like my daddy did, living the dream that he kept hid. You led me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like the north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whirling pool in the baby's cry, I've got a song, I've got a song. I know I can share it and I'll sing it loud. If it gets me nowhere, I'll go there proud. You led me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. That I am and I'll always be. I've got a dream, I've got a dream. They could change their minds but they can't change me. I've got a dream, I've got a dream. And I know I can share it if you want me to. It gets me nowhere. Non sto parlando con la lavagna. Sto parlando con te. Sveglia. Sto parlando con te. Svegli. Sto parlando con te.